Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad inquadrare prima di tutto come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo questo serpente, è un po' difficile da digerire soprattutto all'inizio della settimana, una fase di incertezza. Ma perché questa incertezza? Perché forse ci sono delle situazioni un po' strane, un po' ambigue che state vivendo o anche delle cose legate ad atteggiamenti di alcune persone. Poi purtroppo, ahimè, può riguardare un inganno, una falsità, situazioni troppo altalenanti, delle invidie, delle gelosie. Spero che non sia assolutamente il vostro caso. Il serpente, diciamo, consiglia di muoverci con la massima saggezza, intelligenza e flessibilità, quindi di non agire immediatamente, di valutare, di osservare e poi di capire come procedere. Magari può essere il momento giusto per attuare una profonda trasformazione. La bara ci parla di una fine, di un qualcosa, la chiusura di un ciclo di esperienze, forse la fine di un dolore, di una sofferenza. Magari è semplicemente una fase che voi state attraversando di passaggio in un ambito della vostra vita e allora quindi avete bisogno di fare ordine, pulizia, lasciare andare alcune cose e portarvi verso un nuovo inizio. Magari almeno per questa settimana di concentrarvi su di voi, su ciò che vi fa stare bene, ritrovare un po' di pace e armonia. Magari c'è anche una persona che vi può aiutare, vi può sostenere e dare conforto. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single e anche magari amicizia e famiglia, quindi consiglio di ascoltare per poter adattare a quello che state vivendo. Abbiamo il glicine e queste carte, anche il muretto, sono abbastanza positive. Ovviamente, come abbiamo visto dalle energie principali, ci sono delle cose che possono apparire in un certo modo e forse non lo sono. Ecco perché, soprattutto nelle dinamiche affettive, dobbiamo fare un po' di attenzione. Non necessariamente per cattiveria, per invidia, gelosia, ci possono essere, ahimè, purtroppo anche queste dinamiche e lì a maggior ragione, magari se vi viene detto, proposto, fatto una promessa, valutare tutti i pregressi e cercare di capire se è il caso di fidarsi, o meno. Questo lo dico in senso generico, proprio per tutti i tipi di relazione. Poi invece ci possono essere anche quelle situazioni dove, ci sono incombenze esterne, magari stiamo progettando un qualcosa con un'amica, un amico, il compagno, il marito, la compagna, eccetera, un familiare e magari questa promessa viene meno per degli impegni esterni, oppure ci sono altre tipologie di blocco, quindi non necessariamente una cosa viene detta o viene fatta contro di noi. E infatti queste carte ci stanno dicendo che alcune cose possono essere colte e possono essere favorite, nel senso un evento, una circostanza, quindi meglio coglierla al volo. Altre che abbiamo già dubbi e sospetti, forse di aspettarci che
qualcosa può andare un po' storto. Per i single cosa vogliono dirvi? Che anche qui in un certo senso vale la valutazione di osservare, valutare sempre da che pulpito arriva una certa proposta, di chi si fa sentire, perché se già si è comportato in un modo ambiguo e strano precedentemente, allora potrebbe rifarlo anche questa volta, oppure anche se si tratta di una nuova conoscenza, di essere comunque positivi e propositivi, però di prendersi il tempo di osservare e di verificare. E adesso procediamo con l'altra parte più materiale e pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la matrice che può avere tanti aspetti secondo me collegati anche alla dama. È vero che, come ho detto, può riferirsi a una persona che vi può aiutare, vi può sostenere anche nelle cose più pratiche, perché può essere una persona di esperienza che ci può aiutare e essere utile. Però attenzione, può riferirsi anche a una vostra energia, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è un'energia di saggezza, del prendersi cura non solo di se stessi, ma anche di alcune situazioni, progetti. In questo caso forse c'è proprio bisogno di far crescere, di far evolvere o anche magari nascere. Ricordate che abbiamo visto che è il caso di andare a chiudere con certe situazioni e far nascere qualcosa di nuovo. Ecco, questa potrebbe essere la circostanza giusta perché abbiamo il bambino che parla proprio di novità, non solo di aiuto, di entrate, di aumento, di evoluzione, di miglioramento, anche di nuovi atteggiamenti che possono essere molto più utili di cose precedenti, anche possibili collaborazioni, nuove conoscenze e questa in realtà potrebbe essere anche una nuova conoscenza che può svoltare completamente alcune situazioni. Infatti abbiamo la carta dell'amore che indica qualcosa di positivo. Sicuramente una forma di armonia e quindi di migliorare certi aspetti, di portare equilibrio e poi delle opportunità, quindi c'è qualcosa che si riattiva, che si risveglia, che si può sbloccare, maggior slancio e speranza, anche degli stimoli diversi proprio per nuove conquiste. Riguarda il lavoro, riguarda soprattutto se avete delle ambizioni, dei progetti da realizzare, delle idee in particolare e magari anche per chi è in cerca di lavoro si smuove qualcosa. Quindi se avete già deciso di concludere con una fase precedente che non ha funzionato, siete nel percorso giusto, quindi siete pronti a iniziare immediatamente con una bella carica di energia che sarà decisamente più fortunata di quella precedente. Se ci state ancora pensando, state ancora rimuginando e valutando, è il momento giusto per intervenire e quindi prendere una decisione più netta, più importante, perché questo è il momento di far nascere qualcosa di nuovo, di andare a sbloccare, non solo da parte vostra, ma vedrete che automaticamente anche le situazioni esterne si andranno a chiarire, definire e portarvi verso questo nuovo inizio. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!